impattante vedere tutti questi credenti che si immergono in un fiume sacro sì, ma uno dei più inquinati al mondo. È appena arrivato un Agori, quindi un seguace del dio Shiva. Sulla carta sembrano delle persone spregevoli perché sono dei cannibali, dei coprofagi, dei necrofili. There's the feet of the body, and the side the head of the body. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Questo è come si sveglia la città sacra dell'India, Varanasi. Sono immerso, avvolto da gente, da rumori, da suoni, dalla polvere. È incredibile, sono le 5 del mattino, soltanto le 5 del mattino e la città già sta esplodendo di vita. Io sto andando adesso sul fiume Gange per incontrare un vero Agori e scoprire in che cosa crede e come vive una persona che segue gli insegnamenti e la vita di Shiva. Ma chi sono gli Agori? Sono un movimento estremista di asceti induisti che venerano Shiva, il dio della distruzione. Mangiano tutto quello che un umano non mangerebbe mai: spazzatura, feci, urina e addirittura resti di corpi umani. Sono convinti che queste pratiche disumane distruggano il loro ego e li aiutino a raggiungere più velocemente il moksha, ovvero la liberazione dal ciclo delle reincarnazioni. Sul cielo della strada ci sono decine di donne che vendono queste taniche che sono di tutte le dimensioni, perché i credenti stanno andando sulle rive del Gange a raccogliere dell'acqua da riportare a casa per i loro cari che magari non stanno bene o che non possono venire qui, per fargli bere un goccio del Gange prima di morire, perché questa è la cosa più importante per loro. Quindi vedremo tante di queste persone che comprano queste taniche per poi andare a riempirle dentro il Gange. Questa dietro di me è una scena molto interessante perché ci sono due donne che si stanno rasando totalmente a zero. È un'usanza delle donne del sud dell'India che prima di immergersi nel fiume sacro si radono a zero per poi entrare e purificarsi completamente. Adesso stiamo andando a prendere una barca per raggiungere l'altra sponda del fiume Gange e incontrare probabilmente una delle figure più controverse e misteriose della cultura indiana, l'Agori. È impattante vedere tutti questi credenti che si immergono in un fiume sacro sì, ma uno dei più inquinati al mondo, perché qui vengono riversate tutte le fognature delle più grandi città dell'India e anche tonnellate di cenere di tutte le cremazioni che avvengono ogni giorno qua. Le persone invece credono che devono immergersi almeno una volta in questo fiume sacro, bere l'acqua di questo fiume, anzi lavano anche i vestiti, si lavano i denti in quest'acqua. Questa più che acqua santa è acqua morta, è un fiume sacro profanato che uccide le persone, perché qui dentro ci sono batteri, ci sono scorie, perché tutte le industrie buttano prodotti chimici in queste acque. Però le persone qui sono convintissime che quest'acqua sia sacra e sono sicuro che se chiediamo al barcaiolo se la beve o no, il 100% la beve. Ci proviamo, ma do you drink this water? अच्छा लगता है इसका जल जल। È appena arrivato un Agori, quindi un seguace del dio Shiva. Namaste. Namaste, namaste. Sulla carta sembrano delle persone spregevoli perché sono dei cannibali, dei coprofagi, dei necrofili, però sono sicuro che parlando con loro capiremo il perché loro si comportano così.
significato per tutto ciò che stiamo vedendo. La cenere che ha addosso è la cenere delle persone cremate sul Gange, e lui se la pone nel corpo per ricordarsi che il giorno della sua morte arriverà. Mentre per quanto riguarda la barba incolta, i capelli lunghi, sono un segno distintivo degli Agori, perché loro non perdono tempo nel curarsi nelle piccole cose. Adesso ho preso dell'incenso e l'ho acceso, e quando ha preso l'accendino mi è subito venuto in mente che stesse per accendersi in realtà una canna, perché loro fumano tantissima marijuana, perché sono convinti che li aiuti nella meditazione e nel raggiungere il nirvana e nel raggiungere il contatto con Shiva. Siamo arrivati dall'altro lato del fiume, quello meno turistico, meno affollato, perché è qui che gli Agori praticano le loro cerimonie ed è qui che gli faremo tutte le domande. ये लेडीज का है, ये जेंट्स, लेडीज जेंट्स गंगा भी निकाले पूजा करके तंत्र मंत्र से खींच के शक्ति थे। हाँ, हम लोग 100 के साथ रहते हैं। 100 के साथ रहने का मतलब 100 के साथ एक साधना किया जाता है जिसका नाम है 100 साधना। 100 साधना मतलब कि डेड बॉडी के ऊपर बैठ के ही 100 साधना किया जाता है। Mi ha chiesto un secondo di pausa perché ha bisogno di fumare un chilum, se l'ha acceso e se lo sta fumando perché dice che quella è la sua medicina. How did you become Agori? पहले अघोरी बनने के लिए दीक्षा लेना पड़ता है, फिर साधना शमशान में ही करना पड़ता है, रहना खाना पीना सोना शमशान में एनी टाइम। फिर कम से कम 12 साल साधना करना पड़ेगा। 12 साल का साधना जब कर लोगे तब जाके अघोरी आप बनोगे। 12 साल कम से कम साधना, फिर इसके बाद जब साधना सही तरीके से करना जब शुरुआत हो जाएगा तो कुछ दीक्षा और शक्तियाँ मिलने लगेगा भक्ति करते करते, और जो अपना तंत्र मंत्र का जाप करते हैं। नहीं, हम लोग जब दीक्षा लेते हैं तो घर को त्याग देना पड़ता है। बाल रूप में छोटेपन में 10 साल की उम्र में हम लोग घर को त्याग देते हैं। जब घर को त्याग देते हैं तो हम लोग महाशमशान में ही रहना है, महाशमशान में ही खाना है, महाशमशान में पूजा तंत्र मंत्र जाप। What's the ash you have on your body? क्योंकि चिता भस्म जो रात भर चिता जलता है तो 4 बजे भोर में वहाँ मंगला जब आरती करते हैं चिता भस्म का, तो पहले मसान बाबा को लगता है, फिर इसके बाद हम लोग लगाते हैं। इतने अघोरी बाबा है अपने शरीर पे चिता भस्म ही लपट करते हैं। और अभी तो है गर्दन काट देंगे तलवार निकाल के। Penso che sia andato a fare la pipì, si è alzato e è andato via e adesso è lì accovacciato. Can an Agori have sex with women, men? हम लोग शादी नहीं करते, ना कोई संबंध मिलाते हैं, साथ में रहते हैं, उठते बैठते सबके साथ, पूजा पाठ खेलना बोलना बात करना, मगर ऐसा कुछ नहीं। Why some people are scared of Agori? डरते नहीं, अघोरी का मतलब ये कि अघोरी का रूप जो है थोड़ा भयानक होता है देखने में। Agori Baba is asking, do you scared of him? No, because he has a smiley look. No, he's not scary to me. Last question, the most Important one, that's it. Non ce la fa più, si è stancato. What's happiness for an Agori? देखिए हमारे लिए हो या अघोरी के लिए, जैसे अघोरी वो दूसरे को खुश देखना चाहता है, कहने मतलब जैसे ये आया आदमी हमारा फोटो इंटरव्यू लिया तो ये खुशी से जाए, एक ये खुश रहे और ये खुश तो हम खुश, मतलब दूसरे की खुशी में अपना खुशी होता है, अपने लिए कुछ भी नहीं, नहीं कोई डरावना, नहीं कोई ऐसी बात, आप प्रेम सबसे अच्छे तरीके से अपना बैठना बात करना अपने जैसा। Allora, mi ha appena chiesto se mi può benedire con le ceneri in testa e sembra una cattiva idea come sempre, ma la facciamo lo stesso. ध्यान
Andiamo. Andiamo. Ehi. In questa avventura sto provando il gioiellino di Insta360, la X3, che finalmente mi permette di avere una flessibilità incredibile nelle riprese e di avere una visione a 360 gradi di tutto quello che succede a me, soprattutto in situazioni come questa, dove non si può perdere neanche un momento. E in più ha delle caratteristiche tecniche davvero notevoli, perché la X3 ha un nuovo sensore più grande da 48 megapixel che mi permette di fare contenuti migliori anche con poca luminosità. In più posso fare dei timelapse a 8K e degli slow motion pazzeschi a 120 fps in 4K. In più è impermeabile, quindi fino a 10 metri di profondità non devo neanche aggiungere un case o altri accessori, cioè posso buttarmi in acqua con quella e riprendere immediatamente. La cosa che però mi risulta più utile in viaggio è il touchscreen da 2,29 pollici perché è temperato e ultraluminoso anche in situazioni con tanta luce, quindi anche se c'è il sole a picco io riesco a vedere benissimo lo schermino. Quindi io vi lascio un link in descrizione per scoprire tutti i prodotti di Insta360 e anche un codice sconto per provare la nuova X3. E adesso, buona continuazione. So che fa un certo effetto ascoltare le parole della Gori, immaginatevi io che ce l'avevo davanti, però secondo me ci dobbiamo concentrare di più sul motivo per il quale lui fa queste azioni così estreme, perché in fondo lui vuole semplicemente distruggere il proprio ego. Lui fa questi esercizi così disumani perché vuole pensare in Dio così intensamente anche quando per esempio mangia la carne umana o mangia le sue feci, beve la sua pipì. È un esercizio estremo, difficile da condividere però interessante da ascoltare. Mamma mia che casino Varanasi! Se riesco a raccontarvi, non è un caso che abbiamo incontrato subito gli Agori, perché loro sono il simbolo della vita e della morte e a Varanasi il punto è proprio quello, la fine e la rinascita. Pensate che le persone vengono da tutta l'India per morire proprio qui, perché gli induisti pensano che morire nella città santa li liberi dal ciclo delle reincarnazioni e quindi è importantissimo per loro morire qui. Pensate che ci sono anche delle case che vengono chiamate le case della morte, in cui chi se lo può permettere, chi può, viene qui a morire. Noi stiamo andando a visitarne una per capire cosa c'è dentro una di queste. Questa è una delle stanze adibite alle persone che vengono a Varanasi a morire. Hanno però 15 giorni per lasciare il proprio corpo fisico, mettiamola così. Se non muoiono entro quei 15 giorni devono lasciare la stanza a qualcun altro che è venuto magari dall'altra parte dell'India a morire qui a Varanasi. Aspettare la propria ora su queste tavole di legno costa simbolicamente 24 centesimi al giorno e per evitare favoritismi non vengono nemmeno accettate donazioni. Nell'Hotel della Morte vengono accolte persone di qualsiasi religione e non è possibile prenotare prima. Ci si deve semplicemente presentare lì accompagnati da 2 parenti che aiuteranno il malato nei suoi ultimi giorni di vita. Sto seguendo questi ragazzi che stanno trasportando un corpo su una lettiga fatta di bambù e ballano e cantano, suonano i tamburi perché questa persona era anziana, quindi c'è da celebrare una vita lunga, una vita che è stata vissuta, quindi sono tutti felici per questa morte perché è finita una vita per farne ricominciare un'altra. Questo invece che sta passando adesso è un corteo funerario decisamente più sommesso e dipende tutto dalla vita che ha avuto questa persona, dalla morte che ha avuto, se è stata dolorosa, se ha avuto una vita breve, lunga. L'unica cosa che ho visto è che fosse una donna, non si capiva molto bene perché era coperta da trucco, da petali, però questo corpo era una donna e avete visto la differenza tra questo corteo e l'altro, questo molto più sommesso, l'altro molto più gioioso, molto più festoso, celebrando una vita che finisce per farne arrivare un'altra.
Queste persone stanno portando la legna sulle rive del fiume perché qui è un business veramente importante. Ne vendono alle famiglie delle persone morte che devono essere cremate, però qui c'è il divario economico, il divario sociale. Chi se lo può permettere comprerà più legna e quindi la cremazione sarà completa, il corpo verrà sciolto completamente e diventerà cenere. Chi se ne può permettere di meno di legna riuscirà a bruciare, a cremare parte del corpo, e sono proprio quelle che arrivano dentro al fiume che poi vengono raccolte dagli agori. Questa è la legna di cui parlavo prima. Tutta questa viene utilizzato per la cremazione e il legno che viene scelto è il legno di Nim, che brucia molto bene, quindi usano questo qui. Non è però così semplice ottenere lo spazio per cremare un proprio familiare nella città sacra. Prima bisogna riuscire ad avere il consenso da lui, il leader delle cerimonie di cremazione. This place, shaving the head, one man of the family. Father died the old son, mother died the young son, wife died the husband, shave everything, then he must take bath in Ganga, take white cloth, then he will go to take the fire to start the burning bodies. And you can look here, the cremation ceremony. Okay. Then you see this man, he's going to start the burning. And he's the son. Yes. There's the feet of the body and the side, the head of the body. When they light burning, take minimum 2 hours, maximum take 3 hours to burn that body. All this cremation ground. One day, 200 people, 300 people burning. After that, they get the remains put in Ganga river. And Hindu, some people not burning. Holy man, sadhu, children, animal, leprosy, pregnant lady, bite with cobra, no burning. Because holy man already purified. Children are innocent, below 12 years. Animal, symbol of god and goddess. Lady pregnant because of the innocent. And people bitten by cobra because necklace of Shiva. So those all bodies take heavy stone, wrap the body, take a boat, go to middle Ganga and sink without burning. After so many years cremating bodies, what do you think about that? Because the people come here to die to get the moksha. Because this place is made by Lord Shiva, and Shiva is a god of destroyer and destruction. So people want to destroy it of his reincarnation. If people have really very good karma, they get straight moksha. Sembra che qui nessuno abbia paura della morte. La rispettano e la celebrano. That is celebration in Hinduism, because that is part of life. We are all one day die. We are not here forever. When people have life, they're proud. You know, when they have life, they're proud. My house, my money, my this, my that. But after die, ash to ash, dash to dash. Nobody carry anything. Prima di tornare a casa, Varanasi ci fa l'ultimo regalo. Sta per iniziare la cerimonia dell'Arti, ossia la celebrazione del fiume Gange, che loro chiamano la dea madre Ganga. L'elemento principale di questa cerimonia è il fuoco e ci sarà uno spettacolo incredibile perché il fuoco simboleggia la luce che scaccia l'oscurità, l'oscurità che arriva quando finisce una vita, e quindi è molto simbolica, soprattutto in un luogo in cui le persone vengono per morire, e dà anche un senso di pace sapere che tutte queste persone che vengono cremate qui sono morte o sono almeno state cremate dove hanno sempre sognato. Nessuno sa cosa succede dopo la vita, ma qui nella città santa sono tutti convinti che sia soltanto un nuovo inizio da celebrare. E a me sembra un grande insegnamento per una persona come me che è cresciuta in un mondo in cui la morte è un tabù, mentre invece dovremmo ricordarci che in fondo siamo nati per morire, no? E quindi ogni giorno deve essere celebrato. Forse in questa grande avventura l'insegnamento principale che mi porta a casa è memento mori, dobbiamo ricordarci che moriremo, e forse questo è un grande regalo per ricordarci che dovremmo dedicare la nostra vita a essere felici, perché se no in fondo l'avremmo vissuta veramente.